Benvenuti al post partita su Radio Rossonera. E ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Torniamo in diretta per il post partita di Milan-Atalanta, finisce 2-0. Milan che quindi torna a vincere ancora una volta a San Siro per aver vinto con il Toro, vince per l'ennesima volta non concedendo gol e sale quindi al secondo posto in classifica al pari dell'Inter. Vedremo cosa farà la Roma, vedremo cosa farà poi anche il derby di Torino la Juve, ma per ora non ci riguarda. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buonasera. Emanuele Frigerio, ciao Ema. Ciao a tutti. Emanuele Bottoni, ciao mister. Oggi coppia di Emanuele, sì. Ciao a tutti quanti, saluto tutti quelli che realmente sono arrivati qui già in diretta con noi. Io lascio come sempre a te Bea l'apertura, poi a giro facciamo un primo giro di commento iniziale. A me semplicemente viene da dire: per un mese non c'è stato il Milan. Questo è molto vicino, assomiglia molto di più al Milan che conoscevamo, e quindi resta magari un pizzico di rammarico per quello che non è stato per un mese e mezzo, però adesso finalmente il Milan pare essere tornato. Sì, guarda, sinceramente io ancora non mi spiego cosa sia successo in quel mese. Poi ieri Pioli l'ha detto anche in conferenza che il periodo brutto è finito, però di fatto più vedo queste partite in cui il Milan si è ripreso, più penso che sia stato tutto un problema mentale, perché era proprio buio pesto. Oggi sinceramente non mi viene neanche da pensare che sia merito del modulo, delle novità tattiche o di tutte queste cose. Credo che sia il Milan che eravamo abituati a vedere. Vero che avere Mike Maignan in porta fa la sua differenza, e non parlo solo di parate, perché oggi non ne ha fatte tantissime, ma fa la differenza in tante piccole cose che magari a noi quando guardiamo una partita da casa non ci sembra, ma in realtà sono cose molto importanti per una squadra di calcio, e quindi questo sì. Però considerando l'avversario, un mese fa avremmo avuto paura di giocare questa partita, del risultato di questa partita, e invece devo dire che è un Milan che non ha sofferto neanche più di tanto questa sera. È vero che potevamo chiuderla prima con tanti soliti errori davanti alla porta che purtroppo ci accompagnano da tempo, però è anche vero che è una squadra che, ripeto, ha sofferto poco, un avversario più che degno, e quindi sembra davvero tutto, non dico tutto come prima perché non lo dico anche per scaramanzia, però è il Milan che eravamo abituati a vedere. Allora, io vengo da te Ema per la tua apertura. La domanda è la stessa, ovvero stai rivedendo un po' del caro vecchio Milan? Ma sinceramente una partita così non me l'aspettavo, devo essere sincero. Le ultime 3 partite erano state in crescita dal punto di vista del risultato e di alcune cose, ma lungi dall'aspettarmi una partita del genere. Oggi è un po' tornato il Milan che avevamo visto in Milan-Napoli, che abbiamo perso qualche mese fa. Da quel momento lì non si è più visto un Milan così mentalizzato, così bravo a trovare le soluzioni, eccetera. Il ritorno del portiere in porta sicuramente dà una mano per voi, per noi, chiunque ha visto il Milan allo stadio ultimamente. Si percepiva proprio la tensione del difensore quando arrivava il pallone, un minimo di pregiudizio, diciamo, già nell'azione su quello che sarebbe potuto succedere, quindi c'era un attimo più di tranquillità. Almeno a me è sembrato questo. Poi sai, si pensa sempre male o si pensa sempre bene, però un po' si è visto secondo me che era tornato Maignan oggi, e questo aiuta anche a livello mentale secondo me a dare uno slancio in più. Poi i problemi del Milan non erano sicuramente solo mentali a gennaio, però sicuramente è un passo avanti rispetto alle 3 vittorie di settimana scorsa, è un grande passo in avanti. Da lì a dire che Milan è totalmente guarito, per me ce ne passa ancora, però è in via di guarigione, quindi ottimo. Mister, lascio anche a te l'apertura, poi insomma oggi veramente ne abbiamo da parlare, perché è tornato Mike, il Milan non ha concesso un tiro in porta, se ne è mangiato qualcuno di troppo, ma questa è una cattiva abitudine che ci portiamo dietro sia nei momenti belli che nei momenti brutti, ahimè. Però ogni tanto rischi di pagarla, però ci arriviamo col tempo. Mister, lascio la tua apertura, poi andiamo su qualche singolo.
Ok, è sorprendente che insomma il Milan è passato da una crisi veramente importante a ritrovarsi in questo modo qua. Questo lascia pensare che non era solo una componente tattica, no? Ma probabilmente un po' una serie di circostanze. Però bisogna fare i complimenti perché sono stati capaci di ricompattarsi, di ritrovare nuovi equilibri pure con qualche cambiamento tattico, e quindi un po' un plauso va a tutto l'ambiente, anche al mister che comunque, ripeto, prima si è un po' complicato la vita col suo 4-2-3-1, secondo me, con gli interpreti, e adesso invece è riuscito comunque a riparare, quindi questo dimostra anche, cioè conferma che ha delle capacità importanti come allenatore. Ho visto un bel Milan veramente bello, brillante, sia atleticamente che mentalmente vivo, tatticamente ben messo, aggressivo. Poi per dire la difesa torna sempre a 4 quando c'è lo scivolamento del quinto opposto, quindi se si gioca a destra scivola il Saelemaekers di turno, il Messias, se al contrario scivola Teo. Quindi comunque diciamo che ci sono degli equilibri importanti in questa squadra. Poi oggi farei pure una menzione per questo Highlander, no? Perché questo qui è una cosa un po' contro la logica umana. Stai parlando di Ibra? Sì, cioè, ho visto pure bello pimpante, adesso non è un quarto d'ora, 20 minuti, però lo vedo cioè, bene, magari non ti farà 90 minuti, ma quelli che fa li fa abbastanza bene, insomma. Poi si sente proprio la sua forza in campo, non so se tu ti sei d'accordo, cioè si No, vede no, proprio già lui. assolutamente. Guarda, mister, io nel riscaldamento l'ho guardato un pochino perché era qualche partita ormai che si aggregava, si scaldava, ma in realtà si vedeva che era in panchina, ma quasi per onor di firma, non per essere pronto nel caso per entrare in campo. Oggi ho fatto il riscaldamento pre-partita, sai quando fai quelle facce con la bocca e sembra ruggire, si sgranchisce il collo, le sue solite insomma mosse. Ecco, oggi era lui e infatti ero sicuro che avrebbe giocato. Sì, comunque è incredibile, veramente, guarda, una cosa incredibile. E quindi niente, adesso possiamo essere un po' più fiduciosi per il futuro perché la squadra si è ritrovata, lo vedi anche nei festeggiamenti, nelle espressioni, negli abbracci tra i vari ragazzi, che probabilmente è stata pure ritrovata un'armonia che secondo me a un certo punto si era persa, e pure per qualche motivo a noi oscuro di spogliatoio, secondo me. Allora, io ricomincerei, Bea, in ordine. Partiamo dal portiere, che oggi è tornato Mike, è tornato con l'ovazione di San Siro quando è entrato per il riscaldamento. Fortunatamente con le mani non l'abbiamo praticamente visto, perché alla fine l'Atalanta non ha tirato in porta, se non per un paio di uscite non l'abbiamo praticamente visto, ma quella gran fiducia nei compagni di dargli anche una palla sporca, di farlo giocare a destra e a sinistra, di farlo giocare lungo, corto, anche in pressione, insomma è tornato Mike ed è tornata una gran sicurezza dietro. Sì, sì, assolutamente, si nota, come diceva anche prima Ema, si percepiva, no, dallo stadio, a parte che tutti un po' vivevamo quell'insicurezza, quella paura, poi per carità, grazie per quello che ha fatto Tatarusano in questi mesi, a volte comunque si è preso, anzi togliamo a volte delle parole anche non bellissime, però devo dire che la squadra gioca con un'altra certezza, con leggerezza che prima non aveva. Ad esempio in Tomori, io lo vedevo molto appesantito, molto impaurito, no? Questa sera invece si è visto proprio che non hai paura di sbagliare, perché se sbagli qualcosa sai che dietro hai qualcuno che può salvare il tuo errore, non hai paura di passare la palla indietro. Onestamente anche le ripartenze mi sono sembrate tutt'altra cosa, molti meno palloni buttati, e quindi è ovvio che Mike è qualcosa di più, perché noi è vero che siamo anche stati abituati a giocare con un portiere dall'anno scorso che ti dà qualcosa di più, non tutti hanno un portiere del genere, comunque anche durante i calci di punizione lui si fa sentire, sistema, è un leader,
è un leader e devo dire che si vede in tante piccole cose, ed è stato molto lungo il tempo in cui purtroppo non c'è stato, perché ce ne eravamo un po' dimenticati, no? Però 6 mesi sono lunghissimi senza un portiere del genere. Era, tra l'altro, leggevo da Milan-Napoli dell'anno scorso, quel famoso Milan-Napoli, quindi troppo tempo, speriamo di non vederlo più fuori dal campo mai. Ma chiedo anche a te una cosa su Mike e poi ti aggiungo, facciamo un passo in avanti. Io volevo chiederti di quel duello che per 90 minuti o giù di lì ha avuto Malik Chow contro Højlund e alla fine in un modo o nell'altro l'ha portato a casa. Vabbè, non mi è sembrato tanto un duello, le ha prese tutte Malik, No, quindi esatto. ho visto prendere la palla. Poi continuava a cercare di proteggere col fisico e sperare di girarsi in qualche modo, ma aveva già capito sempre dove sarebbe andato a parare. Vabbè, dal punto di vista di Mike è un piacere vederlo in campo. Avevo qualche timore perché tipicamente il portiere, quando è fermo da un po', inizialmente ha magari qualche problematica sui primi tiri a prendere ancora le misure della porta, ma non gli sono arrivati, quindi ha fatto una partita per riassaporare bene San Siro, quindi da quel punto di vista lì si è respirato ancora il suo carisma, che mancava da un po', e poi non ha subito gol, che è una cosa che aiuta in fiducia sia lui che la squadra. E dietro, a proposito di Højlund, di Lookman, non hanno sbagliato niente, è stata una prestazione perfetta dal punto di vista difensivo. Quando subisci 0 gol e non fai creare occasioni da gol agli avversari, qualcosa sicuramente sbagliano anche gli avversari, ma tu sicuramente non hai sbagliato nulla, quindi niente da dire ai tre dietro, e soprattutto anche a tutto il reparto, a tutto il lavoro difensivo della squadra, perché comunque Krunic oggi ha fatto un'ottima partita dal punto di vista difensivo. Messias sinceramente non me lo aspettavo così produttivo anche dal punto di vista della mano difensiva in quel ruolo. Ovviamente c'è qualcosa sempre da sistemare perché sono ruoli nuovi anche per loro, però molto bene, devo dire molto bene, dall'approccio difensivo a quello offensivo la squadra gioca molto bene. A proposito di Malik, vengo da te, mister. A parte che a me è sembrato molto simile a quello che era il Pierre Kalulu dell'anno scorso di questi tempi. Ci dicevamo sempre, ma come fa questo ragazzo di 20 anni a giocare con questa tranquillità, con questa sicurezza, quasi con nonchalance, come se avesse 30 anni, 35, come se avesse già una carriera alle spalle. E a me sembra di rivedere qualcosa in Ciao di questo atteggiamento, sempre calmo, serafico, sa dove andare, sa cosa fare. Mi sembra di rivedere un po' quelle caratteristiche di Pierre, e ti allargo il discorso, se mi fai anche una chiosa finale sulla difesa 3, che noi abbiamo sempre pensato potesse essere magari qualcosa di fattibile, perché Tomori e Kalulu, Braccetti lo sanno fare e sono quasi disegnati però da qui a farla forse mancava il terzo a questo punto. Sì, ma guarda, io sinceramente manifesto molta sorpresa, perché sono riusciti in poco tempo a riadattarsi a un nuovo modo di pensare, di giocare, che ha delle similitudini certamente, però parte da basi diverse. E poi questo ragazzo qua che effettivamente sta dimostrando di essere molto forte, ma del resto non gli manca nulla, cioè nella focalizzazione in campo, concentrazione, fisico, bravo di testa, reattivo nonostante l'altezza, veramente forte. Questo a questo punto risulterà uno degli acquisti centrati di questi dirigenti, no? Perché questo è un giocatore importante che sicuramente sarà un nostro titolare, insomma, uno che sfonda, sicuramente è un altro che sfonda. E quindi bisogna fare i complimenti a tutti e sperare appunto che continuiamo così e che poi magari in estate si riescono a fare quel paio di innesti che però veramente sensati, che ti facciano fare il salto di qualità. È indubbio che secondo me pure De Ketelaere era sensato, però effettivamente sta dimostrando molta lentezza nel potersi integrare in questa squadra. Adesso esplode tutto insieme, è possibile pure, poi tutto è possibile. A proposito, li state vedendo dietro di me, se li riuscite magari a sbirciare leggermente, ci sono proprio i giocatori del Milan che non hanno giocato tra gli altri. Vedo anche ad esempio De Ketelaere che ha fatto qualche minuto. Sì,
C'è Ante che gli faceva dei dispetti all'orecchio prima. Vabbè, Ante, cosa ci aspettiamo? Vabbè, a parte questo, ci sono tutti i giocatori del Milan che stanno facendo un po' di lavoro atletico, tra l'altro con Ante col cronometro che gli dà i tempi, quindi veramente fantascienza. Tornando a noi, torno da te, Bea, ti leggo velocemente quello che ha detto Teo ad DAZN, perché dice Teo: abbiamo passato un periodo complicato ma stiamo tornando ad essere il Milan di prima. Gol non assegnato per me è mio, lo conto mio. Bravo Olivier che me l'ha lasciata lì. Insomma, Milan tornato francese, Mike ha fatto bene, adesso siamo la Fiorentina, eccetera eccetera, niente di che questo. Però Teo è stato quasi un po' il termometro di questa squadra. Nel periodo nero era veramente un giocatore qualsiasi, anzi addirittura a volte è stato un paio di volte dannoso, vedi Lecce. Poi pian piano si è rimesso in piedi come il Milan negli 1-0 e adesso da un paio di partite a questa parte è tornato veramente Teo. Ma guarda, io mi sono preoccupata quando l'ho visto senza una reazione durante il derby di Supercoppa, perché Teo sappiamo tutti come vive il confronto con l'Inter, lo viviamo tutti, è giusto che lo vive tutta la squadra, però Teo ha un rapporto un po' particolare con quella partita, no? Lo sappiamo tutti. Quando l'ho visto accettare, non dico con serenità, però con arrendevolezza quella sconfitta, ho veramente temuto che le cose si fossero messe davvero male, perché Teo, come dicevi tu, è un po' il termometro, soprattutto in una gara del genere, no? Che lui sente particolarmente, quindi lì ho temuto il peggio. Poi ovviamente alla fine la partita, se ci pensiamo, la partita in cui le cose sono iniziate a cambiare è stato quel Milan-Torino. Brutto per chi era allo stadio, ma anche penso per chi era a casa, veramente brutto, però quella partita è servita veramente tanto a ricompattarsi, non hai subito gol e l'hai fatto e hai vinto. E onestamente anche lui sembra veramente tornato quello di prima. Prima era, ma non tanto che sbagliava, era proprio assente, non reagiva, non si arrabbiava, non faceva niente, sembrava arreso a un destino che onestamente nessuno in quel momento capiva. Vengo da te invece, Emma, non lo chiedo al mister perché tanto so che mi verrebbe incontro su Krunic, ma tanto lo so che faccio lo stesso con te, quindi. Però oggi ha fatto veramente una grandissima partita e tante di quelle cose che magari non si vedono sul campo in partita, quelle palle pulite, quelle seconde palle andate a raddoppiare, quelle, insomma, oggi è stato anche molto attivo dal punto di vista fisico e non ha perso in tecnica, cosa che ogni tanto magari gli viene di sbagliare qualche pallone di troppo. Oggi è stato veramente bravissimo, pecca finale, quell'89esimo minuto con il giallo che gli farà saltare Fiorentina-Milan, sia lui che Leao tra l'altro. Ma pecca finale sua, pecca finale secondo me anche della panchina, perché continuano a farlo giocare tutto il tempo e sappiamo benissimo che per il ruolo che fanno lui e Sandro sono sottoposti a un dispendio di energia abbastanza ampio, quindi secondo me a un certo punto della partita, uno per dare minuti agli altri giocatori, per dargli fiducia e soprattutto per dare più energia in campo, un cambio secondo me ci sta anche. Rade oggi ha speso tantissimo, ma a un certo punto della partita si vedeva che poi fisicamente cominciava a pesare tutto il dispendio energetico della partita, quindi secondo me si poteva anche fare un cambio nei suoi confronti e risparmiare un cambio per qualcun altro, tipo Rafa che avrebbe saltato comunque la prossima partita. E la munizione di Rafa francamente secondo me è stata un po' generosa, ecco. E per quanto riguarda Rade, gli servirà per riposo, gli servirà per prendere un po' di fiato, anche se poi rientra Isma a quanto pare la prossima partita e comunque magari sarebbe stato in panchina, avrebbe avuto un minutaggio minore, però secondo me piano piano vanno anche fatti giocare gli altri ragazzi, per quanto stia facendo bene Rade, che di solito fa partite un po' più oscure. Oggi era un po' più lampante, un po' più visiva la sua partita perché entrava proprio nelle azioni con veemenza ed era un po' più al centro dell'azione. Ha giocato tante palle di prima molto interessanti, alcune un po' troppo rischiose, che è un po' un suo credo, ecco, da quel punto di vista lì. Giocatori che hanno un background di qualche metro avanti solitamente
rischiano qualche giocata in quel senso lì, però è in un ottimo momento. Inizialmente anche lui pativa il fatto che era fermo da un mese, essendo fermo da un mese fisicamente non era al top sicuramente della condizione, piano piano giocando al top della condizione, quindi adesso sta bene, si vede di più, ma come si vede tutta la squadra, quindi ha fatto un'ottima partita, ha fatto una partita migliore del solito Sandro, che ultimamente è un po' altalenante all'interno del match. Secondo me oggi è stato più dentro la partita, piano piano arriverà a tornare ai suoi livelli sicuramente anche lui. Allora, mister, io vengo da te per il mister, ovvero Stefano Pioli, che ha parlato a DAZN poco fa, soprattutto sul periodo oscuro, quello che il mister sabato aveva detto è finito, e direi che è stato anche dimostrato dal campo. Cos'era successo? Dice Pioli. Purtroppo niente, non c'era niente da sistemare, la disponibilità e l'occasione ci sono sempre stato. Sarebbe stato facile fare una riunione, guardarsi in faccia e reagire. I risultati negativi tolgono certezze, quelle positive restituiscono entusiasmo. Le cose positive aiutano gambe, testa e cuore, la squadra è guarita. Questo non vuol dire che le vinceremo tutte, perché nessuno ovviamente è imbattibile. Non sono intervenuto sulla preparazione atletica, onestamente no. Penso sempre che sia la testa a comandare il resto. Prima era pesante e pieno di preoccupazioni, non eravamo abituati perché in 2 anni non avevamo mai subito un periodo così duro. Non c'è stato nessun lavoro particolare se non qualcosa sulle nuove posizioni, ma sempre con gli stessi principi. Quindi no questione fisica, no questione tattica, alla fine molta testa, mister. Quando è iniziato col 3-5-2, quando è iniziato il 3-5-2 era diverso. Adesso si avvicina ai principi di gioco di prima. Però qualcosa dai Simone, cioè adesso io non... Chiaramente il mister non può dire, no, le cose totalmente vere, però qualcosa c'era che non funzionava, no? Se no, cioè non prendi 5 gol a partita se tutto va bene, se stai bene fisicamente, tatticamente, mentalmente, tutto va bene, non prendi 5 gol. Quindi qualcosa c'è che non funziona, non funzionava, no? Che adesso evidentemente si è ricompattato. E poi ha trovato questa nuova quadra, questi nuovi equilibri con un sistema di partenza diverso, che poi può aver ragione lui, che poi gli sviluppi in tutte le altre cose somiglia anche a quello di prima, no? Però diciamo che prima il terzo difensore centrale ce l'avevi in che sì, cioè ce l'avevi al centrocampo e andava, e adesso invece ce l'ha messo fisso. È come quando diciamo quando sta in difficoltà vai sulle posizioni. E quindi ha fatto questa cosa qua. Complimenti a lui, complimenti alla squadra che si è ripresa. Peccato che adesso ormai, vabbè, lottare per lo scudetto abbiamo mollato da tempo, e speriamo appunto adesso di riprendere il cammino e poi trovare il modo per ritornare, insomma, sempre più competitivi. Tutto qua, questo è. Beh, io vengo da te per l'altra risposta, ovvero quella dal punto di vista mentale, perché gli viene chiesto che singoli sceglie. Lui dice: scelgo Mike e Zlatan, leader della squadra. Averli tutti a disposizione era molto importante, la loro personalità ci aiuta molto. Una domanda che avevamo fatto al mister 2 mesi fa. Sì, esatto, cioè è normale, anzi il mio era un assist proprio per, non dico per giustificarsi, però comunque perdere dei leader così, qualsiasi squadra ne avrebbe sofferto, perché è vero che ormai purtroppo si sono un po' abituati, no, tra virgolette, a non avere Ibrahimovic, però se tu perdi Ibrahimovic, perdi Kier, perdi Mike, perdi nel suo piccolo anche Florenzi, che comunque l'anno scorso ha fatto il suo dal punto di vista del gruppo, no? Del carattere. È normale che poi, finché va tutto bene, magari riesci anche, no? A sopperire a queste assenze. Nei momenti difficili in cui magari ti serve una voce che ti dia sicurezza, che ti dia quella convinzione di poter attraversarlo questo periodo e accantonarlo, e non ce l'hai, perché sì, è vero, erano a San Siro, erano qui nella panchina dove stanno i giocatori che per quella sera non sono disponibili, però non è uguale. Non ci sono in spogliatoio, non ci sono di fianco a te anche sul campo quando magari sbagli un pallone che non dovevi sbagliare, però magari hai la parola di Ibrahimovic che ti dice no.
continua. È ovvio che non averli tutti insieme per così tanto tempo ha sicuramente pesato. Non ti dico che in quel mese di gennaio con loro sarebbe stato diverso, ma magari non sarebbe stato così tragico, quello sì. Io, Emma, vengo da te per Leao, perché vedo anche tanti pareri discordanti in chat. Ovviamente c'è chi sottolinea l'assist, che è veramente un grandissimo assist, chi ogni tanto qualche palla persa di troppo, chi il giallo preso in maniera un po' così da ingenuo, perché sapendo di avere la squalifica sulla testa, mettersi in ginocchio davanti all'arbitro un po' ti espone al giallo. Insomma, ti chiedo la tua su Rafa, poi vado a leggervi Gasperini, perché mai come oggi è stato onesto nelle dichiarazioni. Ma Rafa, nel senso, Rafa, credo ci sia poco da dire. Comunque ricordiamo solo 8 mesi fa scarsi cosa ha fatto Rafa e l'inizio di stagione che ha fatto fino a poco fa era il trascinatore mio, lo è tuttora, è uno dei leader tecnici di questa squadra. Ha fatto l'assist del 2-0 oggi. È vero, a volte ha sbagliato i gol, ma è lo step finale che gli manca per diventare uno dei primi 5 calciatori al mondo. C'è poco da dire su Rafael Leao. Ricordiamoci dove eravamo l'estate di due anni fa, dove eravamo lì tutti a dire che probabilmente si sarebbe potuto anche cedere. In realtà poi è diventato il giocatore più importante a livello offensivo del Milan, quindi non credo ci sia la possibilità di discutere Leao. Non è in discussione, ragazzi. Vengo da te, Carlo Pellegatti. Ciao, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Io intanto non felice di vederti non congelato. Che stasera era importante. No, ho congelato stasera perché voi ti ha scaldato il Milan. Cioè, a me sembrava di essere sull'isola delle Maldive questa sera. Sapevo. E te mi fai gli assi, tu sei come Rui Costa, sei come Rui Costa con Inzaghi, sei come Leao con Messias. Caro Carlo, dimmi. Bene, tutto bene. Ho rivisto il Milan della prestazione, siamo secondi, quarto clean sheet, terzo di seguito in campionato. Ieri qualcuno ricordava che al Milan non era mai capitato di vincere 4 partite consecutive e con in mezzo la Champions League vinta anche quella. E quindi bene, ma più che altro bene sul piano della prestazione. Abbiamo messo là nel primo tempo senza tirare molto in porta, ma abbiamo dominato, abbiamo messo là l'Atalanta. Nel secondo un pochino meno, anche se l'Atalanta non è stata mai pericolosa, ma poi abbiamo lasciato là 2 gol e poi abbiamo realizzato il terzo. Un grande Milan, siamo secondi, ovviamente ci sono le altre che sono più forti di noi, tanto è un leitmotiv. Sono 2 anni e mezzo che siamo primi o secondi. L'Inter ci sarà stata davanti dall'agosto del 2021, 3 o 4 domeniche, però va bene così. Gli altri non lo valutano, non lo gustano, e io invece me lo gusto. Quello che conta è che ce lo gustiamo noi del Milan. Se gli altri hanno delle altre preferenze, faccio, non è un problema mio. Carlo, ieri post conferenza ci siamo guardati alla domanda, anzi alla risposta di Pioli, che senza nemmeno essere provocato ha detto chiaramente: il Milan è uscito dalla crisi, la crisi è alle spalle. Direi che oggi si è visto. Sì, si è visto, perché è la prima partita del post crisi. Anche col Tottenham hai giocato 90 minuti, se no non la vinci. Però oggi hai giocato 90 minuti ad alto livello, là era un Milan più attento, più colloso. Qui oggi sei stato anche divertente, proprio oggi il giocatore che ha giocato peggio merita 6,5. Cioè, quindi è rientrato Maignan, siamo contenti, è rientrato Zlatan, ma quello che è rientrato, dobbiamo metterci bene in mente, è il vero e unico fuoriclasse che abbiamo, il gioco. Perché tu se non hai il gioco, non sei secondo stando 5 mesi senza il portiere migliore del campionato, se non hai il gioco. È il gioco. Non abbiamo vinto la Supercoppa perché purtroppo è con la concomitanza di un momento brutto. Abbiamo perso il derby, ma io con l'Inter me la gioco tutta la santa vita, ma senza problemi. E però l'Inter è più forte, va bene. Però parliamo del Milan, che è la cosa bella, ma sono stufo sempre questa sì, diminuzione del valore del Milan, è quello che mi dispiace.
Mi dici qualcosa dei 4 dietro, cioè Maignan più i 3 davanti, che oggi non hanno concesso niente, niente. Ragazzi. No, e poi scusa, sono Mm. un po'... A me non piace, però abbiamo lodato giustamente un giocatore che da 4 mesi sta facendo molto bene, Højlund. Sì. Højlund. Ma vogliamo, scusami, ma Højlund molto bravo, ma allora Giroud? Ma che partita ha fatto Giroud? Il 4 dietro, ragazzi, le mignatte erano quelle, è una cosa di guerra, no? Le mettevano sotto, erano molto attaccate, andavano, tu non lo sai perché sei giovane, ma noi più vecchi abbiamo visto queste cose. Non visto perché io ero durante la guerra, ero presente, ma l'abbiamo visto. Non ti buttare No, così no, giù, Carlo. esatto, però c'erano proprio, ti sembra incredibile, dei granatieri o non lo so che arma, si buttavano sotto il carro armato nemico e attaccavano la mignatta. E poi uscivano con uno slancio e proprio si buttavano sotto mentre andava il carro armato, tu pensa. E le mignatte ai tempi miei erano proprio, quando si parlava di mignatta, di una cosa attaccata all'altra, no? E veramente, ciao, Calulu ha giocato una partita anche sul piano di qualità incredibile. Ciao, ragazzi, e se avessimo un campione barra fuori classe? Dio mio, che roba! Si riesce a abbinare fisicità e velocità, che giocatore! E poi il mercato del Milan ha fatto pena. Ragazzi, se noi ogni anno mettiamo un ciao informazione, sono sempre dei mercati sontuosi, mi prendono sempre in giro quando Sì. lo sai, capito? Quindi, bene, stasera tutto bene. Sì. Potrei dirti sì, ma abbiamo fatto un piccolo passo, adesso dobbiamo ricominciare. Non mi interessa, stasera molto bene e sono contento. Sì, Basta. sì. Non sto lì a fare troppo il filosofo. Carlo, ci ritroviamo domani al tuo ritorno dalle Maldive. Esatto, da Mabushibaru, torno adesso, prendo l'aereo, domani giusto in tempo per andare a parlare con Beatrice. Non mi abbronzato, no, perché è stato un po' breve il soggiorno, Sì. quindi non sarò abbronzato, però lo zeffiro dolce mi ha accarezzato. Ciao Carlo, a domani. Un abbraccio. Ciao Carlo. Lo lasciamo andare in quel deep pressing, se non ricordo male. Noi invece rimaniamo qui per gli ultimi 10 minuti di trasmissione, sempre con Pioli. Anzi, abbiamo lasciato con Gasperini che dice: 0 tiri in porta? L'Atalanta è questa, non devo rimproverarmi granché e non devo rimproverare a loro granché, cioè alla squadra. Stasera abbiamo dato tutto, la dimensione del Milan di questa sera era semplicemente superiore. Bea. Fa sempre effetto vedere queste parole, anzi sentire queste parole da Gasperini, che sappiamo ci ha fatto soffrire in passato. Devo dire che lui è nonostante sempre molto le doppie diretto, sedute, nonostante le doppie sedute a porte chiuse, tutti i giorni o quasi, no? Giusto? È chiaro che Milan-Atalanta è diventata una partita purtroppo da quella Atalanta-Milan, perché tanto lo sappiamo tutti. Io onestamente non ho mai avvertito così tanta rivalità con l'Atalanta nella mia vita, però devo dire che da quel momento comunque la rivalità c'è, si è un po' costruita, no? Anche in base agli eventi. È una squadra che comunque ci ha fatto male sia a Bergamo che qui a San Siro, però questa sera è stata, io la catalogherei come una di quelle partite dove hai proprio l'impressione che l'avversario non ti faccia gol, almeno io ho avuto quella sensazione. Sì, ovviamente attenzione quando si avvicinavano, però tra l'ottima difesa e comunque tutta la buona gara della squadra, devo dire che non... Sono d'accordo con Gasperini, si vedeva proprio stasera un livello completamente diverso tra questo Milan e questa Atalanta, che comunque è una buonissima squadra, con dei buonissimi giocatori, come diceva anche Carlo, di Højlund, però questa sera in campo mi è sembrata ci fosse solamente una squadra, cioè il Milan.
Tra l'altro chiude dicendo: questa squadra durante l'anno ha sempre fatto bene sul piano della velocità e della profondità, stasera però avevamo di fronte difensori molto veloci, la qualità invece non è il nostro punto di forza. Così, giusto per darsi un complimento in generale alla propria rosa. Ma torno da te, ma perché invece Pioli dice, a proposito degli esterni, e non abbiamo ancora parlato di Messias, quindi è doveroso, sui 2 gol degli esterni che arrivano da dentro il campo, sapevamo che se portavamo dentro gli esterni opposti potevamo mettere in difficoltà. Tio soprattutto sa farlo molto bene, però non abbiamo detto di Messias, che si è mangiato un gol quasi già fatto di destro e poi ha fatto un bellissimo gol di sinistra sul grande assist di Leao. Hai detto tu in apertura, magari non ce lo si poteva immaginare così applicato, però devo dire che funziona. Beh, 2 partite da titolare in Corolo, 2 gol, diciamo che non è esattamente quello che chiedi immediatamente a una persona che si deve adattare a fare il quinto, e quindi quello assolutamente a livello di impatto fa tanto. E devo dire sì, stasera io non sono un grandissimo estimatore di Messias, non c'è bisogno che lo nasconda a nessuno, l'ho sempre detto, non è un giocatore che particolarmente mi fa impazzire. Oggi devo togliermi il cappello, è forse uno dei calciatori che mi ha sorpreso di più oggi, ha fatto una partita sostanzialmente per me da 7,5-8, senza esagerare. Mi ha fatto una partita che non mi aspettavo potesse fare, sia a livello di attenzione difensiva, che era un po' quello che può mancare di più a un giocatore che comunque sì, ha un ruolo offensivo, ha anche dei compiti difensivi, ma con quel tipo di ruolo, anche se è un ruolo che per alcuni tratti è simile a quello precedente, ha molti più compiti difensivi di prima. E è stato molto bravo, è stato veramente bravo. È indubbio che già con Monza aveva fatto vedere alcune buone cose, ma era stata probabilmente presa un po' come turnover quella cosa, sai, manca Calabria, Salmacher arriva da 2 partite di fila, comunque è un ruolo dispendioso. Oggi è partito al primo minuto e se l'è meritato tutto, e ha chiuso anche una partita che noi siamo bravissimi a complicarci con il nostro hobby preferito, cioè sbagliare gol fatti, e quindi finalmente abbiamo chiuso una. Troppi gol sbagliati, soprattutto quei 2 o 3 in quei 10 minuti centrali del secondo tempo che potevano farti passare un'ultima mezz'ora un pochino più tranquilla. Però, insomma, è andata bene. Mister, io vengo da te perché Ibra ha parlato tanto e non ha detto cose scontate. Strano. Ho sofferto tanto negli ultimi mesi dello scorso anno e volevo aiutare a tutti i costi, ma soffrivo. Ho capito che se non stai bene è difficile aiutare. Avevo promesso al mister che mi sarei operato per aiutare la squadra. Abbiamo vinto, ma non ho sofferto così tanto per vincere un trofeo. Mi sento uno che può aiutare più di quanto ho fatto oggi. Mi sono allenato 2 o 3 volte. Immaginate se mi alleno di più. È 1 anno e 2 mesi che non mi allenavo con continuità. Se non mi pongo obiettivi difficilmente mi rilasso, voglio creare concorrenza con i compagni, voglio giocare, altrimenti non sto qui. Non devo stare qui solo per quello che ho fatto in passato, devo competere. Se penso di dover fare solo gli ultimi 10 minuti è meglio che stia a casa, devo pensare di poter giocare 90 minuti. È Ibra, cioè lui è così, ha una mentalità superiore alla media. Ci sono delle persone che hanno quel quid in più, è inutile che girarci attorno, lui è uno di loro. Sono pochi al mondo, no? Si contano. Questo qua è un personaggio che ha proprio un fuoco dentro, quindi lui riesce diciamo a performare senza lo stimolo del denaro, per esempio, no? È uno stimolo interiore, un orgoglio interiore che lo porta a voler superare i limiti. Chiaramente questo lui lo farà, io ci credo che lo farà. Bisognerà solo vedere se il fisico se lo accompagnerà, no? Nel suo percorso mentale, perché poi a un certo punto il fisico ti molla. Sì. Questo però lui l'ha già intuito, infatti disse a volte voglio fare di più di quello che il mio corpo mi consente adesso, e probabilmente avrà pure l'intelligenza di gestirsi meglio, però è un fenomeno, cioè questo qua è uno da prendere come esempio,
proprio descrivere cosa si fa per diventare un professionista competitivo. È lui, perché lui non ha vissuto solo di talento, ha vissuto di talento, sì, associato a una mentalità superiore alla media, per cui è diventato quello che è diventato. A volte invece c'è gente che il talento lo spreca. E poi io, ormai con Beatrice, con voi tutti ci conosciamo un po', poi io rosico, perché quando poi mi fai l'intervista a Balotelli e cioè quasi gli dà più visibilità di Ibrahimovic, io rosico. Non è una questione di rosicare per un altro allenatore o per cose del genere, no? Ma proprio perché a volte vedo che questa è una società poco giusta, cioè non puoi paragonarmi Balotelli a Ibrahimovic, ma nemmeno per scherzo, non so se mi spiego. Sì, e sì. se tu oggi leggi qualcuno addirittura che parla di nazionale, che ancora dicono perché non richiamiamo Balotelli, diamo un'altra occasione, c'ha 40 anni che gli diamo occasioni. Io chiudo andando da te, Bea, su Charles, perché Ibra dice: come aiutare Charles? Mi sono abbassato lo stipendio per darlo a lui. È bastato? Cosa altro devo fare? Dargli la casa? Cioè, non ha detto altro, solo questo? Ha detto così, poi si è messo a ridere e se n'è andato. Ma meno male che c'è Zlatan nella vita per sé. Io non sono pronta quando smetterà di giocare a calcio, credo che mi perderete per una giornata o forse due. Beh, devo dire che sì, cioè lui è qualcosa di incredibile come giocatore, come leader, come tutto. E che cosa serve? Serve che segni per caso. A questo punto credo che gli serva questo. È ovvio che ci si aspetta sempre di più da un giocatore del genere. Oggi l'ho visto, mi è rimasta impressa un'azione in cui lui toglie la palla all'avversario. Lui pensava che l'arbitro gli fischiasse fallo, l'arbitro invece non gli fischia fallo e lui si ferma. E quindi si vede anche da queste cose, no? Che crede poco in quello che fa, cioè non lo so, gli manca veramente, per me, solamente credere nelle sue capacità, perché non credo che se tu hai a disposizione un budget come quello che ha avuto il Milan quest'estate, poco, molto, decidetelo voi, vai così diretto su un giocatore del genere. Quindi io mi affido a questo, perché è ovvio che quello che vediamo oggi di Charles è sempre troppo poco per quello che è. Poi ovviamente c'è chi vede la crescita, c'è chi non vede la crescita. Io rispetto a mesi fa la vedo, però il suo percorso è stato molto strano in questa squadra, no? Vediamo Ciao che non ha mai giocato, come tutti gli altri alla fine, tutti i giovani che sono stati inseriti nel Milan di Pioli. All'inizio li abbiamo visti pochissimo. Con lui l'esatto opposto, all'inizio l'abbiamo visto tanto e poi gradualmente ha perso la titolarità, perché se prima c'era il ballottaggio con Brahim Diaz, oggi non esiste il ballottaggio con Brahim Diaz, sappiamo che gioca Diaz. E quindi io credo che veramente debba succedere qualcosa. Il gol, io ti dico segna per caso, perché il gol alla fine è sempre una delle cose che aiuta di più, no, in questo sport, o magari una prestazione corposa che lui parte titolare dal primo minuto, però mi rendo conto che per chi lo vede è sempre troppo poco per quello che è tutto il contorno della sua situazione. Allora sì, credo che le parole di Zlatan fossero per Leao, deve essermi stato riportato un pizzico male, ma pazienza, insomma, erano sul rinnovo di Rafa, che tra l'altro aveva parlato anche nel prepartita. Ne parliamo direttamente domani di Rafa. Sul rinnovo di Rafa, sì. Ok. Zlatan, del resto Zlatan è quello. Io direi di salutarci, Bea, siamo arrivati in chiusura, anche perché sennò tra un po' arriva la Findus e ci carica via a tranci, quindi meglio di no. Fa un freddo esagerato stasera. Ciao Bea. Ciao a tutti, a domani. Emanuele Frigerio, ciao Emma, ben ritrovato ancora una volta e alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie a mister Emanuele Bottoni, mister, complimenti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Per ieri. Ciao. E a domani. Grazie anche da parte mia, ci ritroviamo domani mattina come al solito dalle ore 10 con Mattino Milan, gli appuntamenti sono quelli classici del lunedì, chiuderemo come al solito con il mister alle 19:10. Il Milan è secondo, è tornato,
finalmente, dopo un mese di completo blackout. Speriamo di ritrovarlo anche nella prossima primavera, quando poi arriverà la parte che conta, cioè la Champions League da tornare a riconquistare fino in fondo, e magari, chissà, nelle notti europee del mercoledì o del martedì. Grazie a tutti, a domani. Buonanotte. Benvenuti al Post